saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. E cosa abbiamo qui? La prima uscita della mitica Fiat 500, l'utilitaria italiana è entrata nella leggenda. Bellissima, prima uscita, vi dico qualche informazione. Come potete vedere a 0,50 centesimi anziché 11,99. Eh sì, di solito le collezioni sono 10,99 l'una, a parte Mazinga Z che costa di più, ma lì è veramente un'altra cosa, siamo su un altro pianeta, seppure anche questa è molto carina, ma è un'altra cosa. E quindi qua abbiamo un euro in più ad uscita per 98 volte, perché la prima uscita costa 50 centesimi, la seconda uscita costa 5,99 euro e dalla terza uscita in poi 11,99 euro. Quindi fatevi il calcolo, 11,99 per 98 volte più 50 centesimi più 5,99 euro e avrete il totale. Poi gli arretrati, ma quello che vi sto dicendo valgono su tutte le collezioni, forse molti non lo sanno, sono disponibili per 6 mesi dalla data di pubblicazione, salvo esaurimento scorte, e qualora fossero disponibili non c'è alcun sovrapprezzo. Vi viene recapitato a casa con un contributo di spese di spedizione di 6,50 euro, con pagamento in contrassegno. Dovrete telefonare al numero 199 41 8030, mentre invece per mandare un'email clienti@ascette-centrale fascicoli.it. ecco, questo indirizzo che vi ho dato, qualora, soltanto per coloro ovviamente che sottoscriveranno l'abbonamento, non per quelli che lo faranno in edicola, qualora riscontrassero dei pezzi difettati, basterà scrivere a questo indirizzo di posta elettronica, aggiungendo ovviamente 2 o 3 foto del pezzo difettato, e riceverete a casa il nuovo pezzo senza che vi chiedano indietro l'altro. Allora, io sono già andato ad aprirlo, come vi dicevo, trovo che sia molto bella come verniciatura, davvero bella. Poi alla fine si può lucidare ancora meglio con una carta seppia 2000 e poi passandoci sopra un prodotto che magari un giorno vi farò vedere, per togliere via questa piccola buccia d'arancia. Però devo dire che è fatto molto bene, almeno il mio pezzo. Se poi girandolo troverete questi segni, vedete, non vi dovete preoccupare, perché non è la vernice che manca, ma è la pasta lucidante che viene data. Vedete? Fate così e leva via. Ok? Quindi non vi preoccupate. Intanto volevo ringraziare a tutti i miei iscritti, e a quelli non iscritti ricordare che possono farlo senza alcun costo, e attivando anche la campanella sarete sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Andate a dare un'occhiata anche alla playlist, dove potete trovare cose interessanti. Ecco, guardate, vedete, è verniciata molto bene, ma se uno proprio vuole togliere appena questa sorta sottile di buccia d'arancia, lo potrà fare. C'è da lavorare un po', ma lo potrà fare. Poi abbiamo la mascherina davanti. Guardate che bello il logo Fiat. Io vi dico, ma vi rendete conto come è stato riprodotto? È bellissimo, bellissimo. Invece nella calandra è il difetto che fanno molte aziende che appunto producono i modellini, e che ci vorrebbe veramente poco. Vi dico subito, guardate, la calandra, vedete, come nella macchina nera ovviamente, perché è una riproduzione fedele all'originale, a quella vera,
abbiamo la parte superiore che è più larga e la parte inferiore più stretta. Ecco, io dico, ma se la parte superiore, cioè la parte più larga va sopra, perché mi fate il punto di iniezione sopra dove è visibile e non me lo fate sotto dove invece è perfetto e non si vede? Cioè io non devo metterla così questa, dovrò metterla così e si vedrà probabilmente, vediamo, poi magari non si vede, ma probabilmente forse non si vede, vediamo. Vediamo. Ma diciamo che si vede veramente poco, però ecco, magari un'idea per coloro i quali fanno questo lavoro, considerate quello che va messo sotto. Ecco, io l'iniezione la farei lì. Vado a togliere un po' di sfrido di lavorazione senza andare ovviamente oltre la linea, perché altrimenti sì che si vede. Vedete, questo è un po' rovinato oltre la linea di copertura. Andiamo a vedere. Ecco, guardate, vedete che si vede? Ecco, io dico possibile, ma per quale motivo l'iniezione non la fate nella parte bassa? Pensateci, no? Magari la prossima volta, chissà. Poi abbiamo l'interno dove poi verrà collocato il LED per l'accensione dei fari. Andiamo a prendere i vetrini, che sono in plastica ovviamente. E che difficoltà c'è a toglierli? Li hanno saldati. Mamma mia, mai visto una cosa così. Ecco, l'abbiamo fatta. Le parabole sono molto belle, non vi potrete sbagliare nel montarle. Aspettate un attimo però, perché pensavo che avessero un attimo, perché voglio controllare una cosa. Questa sembrerebbe più piccola, sembrerebbe. Sto guardando la differenza dei due pezzi che si montano, perché non è uguale montarlo in una maniera o nell'altra, non è uguale montarlo così, il disegno cambia. Vedete che qui abbiamo una sorta di mezzaluna, qui una linea. Se lo giriamo invece non c'è nulla, abbiamo le linee che vanno su diritte. Però vediamo, dai, magari poi ci spiegano tutto bene. Quindi abbiamo 5 viti, ok? Adesso leviamo questa bruttissima immagine del pezzo strappato. Allora, con ogni uscita un prezioso fascicolo per ripercorrere la storia della 500, dalla fase progettuale alla produzione in serie, dall'evoluzione delle versioni all'elaborazione dei carrozzieri attraverso gli aneddoti, le foto dell'archivio Fiat, i manifesti pubblicitari. Tutto un mondo di informazioni e curiosità intorno alla più celebre utilitaria di tutti i tempi, la Fiat 500. Allora, queste sono le caratteristiche principali del modello e trovo, io le ho già lette, che siano molto interessanti. I sedili sono in similpelle bicolore con cuciture. Luci, frecce e stop sono funzionanti. Suono, motore, clacson. La capote è apribile. Il cofano anteriore è apribile, il cofano posteriore è apribile, le ruote anteriori sono sterzanti, i finestrini sono apribili, le porte sono apribili. Tutto è comandato, vediamo un po',
avevo visto qualcosa, perché dal momento che sto facendo diversi modelli non è la prima volta che poi confondo delle informazioni. Infatti se date un'occhiata alla mia playlist troverete altri modelli, e questo è il video numero 9 che sto caricando oggi, quindi non vi dico di tutto e di più. Ho fatto il video di Mazinga e l'ho chiamato Iron Man. Adesso vi stavo dicendo, perché mi ricordavo che c'era un telecomando per poter poi comandare tutto, però mi sa che in questo modello non è previsto, perché sulla Ford Gran Torino c'è, che sto facendo, ma questa è un'altra cosa, quindi ecco, ho voluto solo accertarmi, non credo che ci sia alcun tipo di telecomando. Beh, ci saranno ancora meglio le leve da muovere proprio come in quella vera, molto bello. Poi cosa vi posso dire? Ecco, una cosa che mi dispiace, anche se per carità è cosa da poco, è che quasi tutti i modelli sono in scala 1:8 e questi invece in scala 1:7, però ecco, sarà proprio minima la differenza, però c'è. Questa è la guida al montaggio che adesso andremo a vedere. Nel prossimo numero, per chi lo farà sedile in similpelle volante, sembra proprio vero già in foto, figuriamoci dal vivo, proprio cucito, eh? Guardate il volante, che spettacolo, che bello. Io l'ho avuta la 500 del 1968, azzurra, blu, diciamo, un blu azzurro, carta da zucchero forse si chiamava. Questo andiamo poi subito a vederlo, tanto il montaggio è molto semplice. Volevo farvi dare una rapida, sapete che io ci tengo, lettura del fascicolo, perché insomma, se amate quest'auto e non farete questa collezione, quantomeno potrete leggere le informazioni, diciamo, principali, che sono molto interessanti. E queste sono una curiosità, le fasi del montaggio le vedremo dopo, solo per darvi la completezza del fascicolo. Se qualche persona che mi segue ha intenzione di farsi montare da me un modello, mi contatti in privato. E questa invece è parte della storia della Fiat 500. Questa qui con le aperture controvento che poi si sono appunto ravveduti con la L, con la 500L, e hanno messo le cerniere anteriori invece che posteriori, perché si pensava appunto ovviamente che se la portiera fosse stata chiusa male a una certa velocità sarebbe arrivata dietro il cofano motore. Quindi ecco, sicuramente così è più sicura. Questa sono uguali, chiedo scusa, le portiere. Questa è più storica, ecco, la prima proprio che hanno fatto nel 1957, sono 75 anni che è uscita la 500. Vi ricordate infatti che dopo il cinquantenario dell'uscita della prima 500 è uscita la 500 nuova, quella che ancora adesso hanno fatto le versioni Abarth e tutto, che è bellissima, perché finalmente hanno capito che le rotondità non devono assolutamente farle mancare nelle auto. Le macchine spigolose non vanno. Guardate l'elefante quanto è bello, tutto bello rotondo, immaginatevelo per assurdo spigoloso, non è la stessa cosa. Infatti le rotondità servono, cari ingegneri. Ecco qui. Vedete? La F gira le porte, quello che vi dicevo prima. Hanno ingrandito anche il parabrezza anteriore. Pensate che nei primi modelli della 500, non lo sapevo nemmeno io, il finestrino era fisso, non andava giù. Ecco qua. Poi vediamo un po' quello
farvi vedere anche questa, che carina che è. Io ragazzi non la farò perché non posso, ho troppe collezioni, ve lo dico veramente, se solo la potessi fare la farei, perché è bellissima. C'è Michele, mi è scritto che l'ha fatta, oltre a altri modelli. Ho visto il suo video ed è veramente fatta bene, il motore è super dettagliato. Guardate che meraviglia. Poi guardare i vetri con le guarnizioni nere intorno è bellissimo. I sedili. E beh, dai. Qua all'interno poi del serbatoio della benzina c'è il vano per le batterie, quelle che poi alimenteranno tutto il sistema elettrico per gli effetti. Ecco qui, sono contento di avervi fatto leggere tutto, perché se amate la 500 sicuramente è una cosa che non vi sarà dispiaciuta. Adesso andiamo a vedere come si fa ad averla, oltre a chiaramente con l'edicola. Guardate, io non ve lo leggo neanche, lo faccio leggere a voi, più chiaro di così. Queste sono le offerte esclusive dove vi danno i gadget. Devo dire che è abbastanza scarso come gadget, però non importa, acquistiamo il modello, ci interessa relativamente. Ecco qui una cosa che vi dico: chi si abbona con pagamento online, carta di credito o Posta Pay ha diritto a non pagare le spese di consegna. Sapete che se fate il contrassegno vi viene sì portata a casa la collezione, ma ogni consegna vi costa 2 euro. Fatevi due calcoli, alla fine della collezione dai 60 agli 80 euro li spendete in più. E poi anche non avete problemi se c'è qualche pezzo fallato, perché non me ne vogliano gli edicolanti, perché non è colpa loro e che non gli danno tanta possibilità di potersi muovere come si muove proprio la Hachette in questo caso, perché se voi avete un pezzo fallato e lo portate da un edicolante, lui è obbligato a sostituirvelo previa consegna vostra del pezzo fallato. E ricordatevi che entro 60 giorni ve lo ritirano in edicola, perché poi non gli viene più consegnato il pezzo, mentre invece con l'abbonamento online avete tempo 6 mesi per poterlo riordinare, non di più, e sono già tanti. Stavo appunto dicendo che dovete portare il pezzo fallato all'edicolante, il quale poi lui dovrà compilare, poverino, delle scartoffie, una cosa in più che gli dovete far fare, ma non è neanche colpa vostra, e poi dovrete attendere il pezzo. Dovrete fare anche la stessa cosa con l'abbonamento, però l'abbonamento non vi chiede il pezzo fallato, fate tutto da casa, vi arriverà il pezzo a costo zero, e se succederà più volte vi garantisco che in una collezione da 100 pezzi non vi succede solo una volta di trovare un pezzo fallato, ma più volte. Ecco, tramite l'abbonamento io non ho avuto mai problemi, non credo che andando da un edicolante a dire 5, 6, 7 volte magari in 2 anni, se non di più, il pezzo è fallato, lui sia così contento di vedervi. È un po' come un'assicurazione che prende un'assicurata e questo fa 7 incidenti in meno di un anno, lo buttano fuori. Va bene,
Io vi ho fatto leggere tutto, adesso passiamo soltanto al semplice montaggio. Questo posso toglierlo. Vediamo un po'. Istruzioni del montaggio, eccolo qui. Andiamo a vedere. Penso di averlo detto, l'editore chiaramente è Hachette. Dico chiaramente perché è scritto da tutte le parti. Allora, ok, stavo leggendo ma questo si può sorvolare. Prendiamo la prima parabola. Ah, ok, ecco, a vederlo sembrerebbe che c'è la differenza. Io invece sulla trasparente non l'ho notata. Parlavo di come posizionarla, se in un senso o nell'altro. Vi ricordate che vi ho fatto vedere che il vetro non è uguale, però andiamo a vedere, facciamo due prove. Questo qui entra, no, qui entra, è uguale. Io faccio tutto in diretta. Ah, ok, c'è il gancetto. Un attimo che metto la pausa perché voglio leggere bene questo punto. Ci tengo a darvi delle informazioni corrette. Allora ragazzi, scusatemi, vabbè che voi non vi siete accorti perché il video era in pausa, ma 5 minuti sono passati buoni perché ho dovuto trovare l'unica foto dove capisco come va messa la parte trasparente. Allora, guardate, vi faccio vedere. Perché? Perché si può montare sia da una parte che dall'altra e anche questo qui lo potete mettere sia così poi che così. Chiaro? Quindi l'unico modo qual è? Quello di guardare visivamente la parte di plastica e guardare le righe sotto che siano messe correttamente sia a destra che a sinistra. E qui in questa foto e in questa si vede infatti questo disegno qua, guardate. Per chi mi vede per la prima volta si domanderà come mai i miei video durano di più, perché il canale di Michele non si limita al solo montaggio, ma cerca di aiutare le persone che hanno più difficoltà nel montaggio dei modellini e non solo loro. Guardate, vedete che le righe qua sono diritte? Guardate bene. Ovviamente parlo delle linee verticali, non trasversali. Se noi lo giriamo così, abbiamo questa specie di curva. Ecco, ascoltate bene perché è molto semplice. Questa curva va messa verso il basso, verso la strada, ok? Verso il paraurto. Non so che altro dirvi, va bene? Quindi adesso non andiamo a vedere nessuna, non poniamo alcuna attenzione se non quella di metterlo bene senza rompere alcun pezzo. Dopodiché andremo a girare questo dopo. Quindi andiamo a inserire questa così. Io sinceramente quando monto questi fanali ho sempre paura che la plastica sia un po' troppo rigida, ma speriamo di no, e si rompe. Ecco. Schiacciate sempre soltanto dalle due parti, non serve schiacciare qui, dove ci sono i due ganci che entrano dentro. Questa l'abbiamo montata, facciamo la stessa cosa con l'altra. Se vedete questi pezzi qui che escono, tagliateli. Si chiamano sfridi di lavorazione. Ok?
e anche questo a posto. Bene, poi andiamo a prendere la calandra, questa, e la andiamo a mettere così. Vi ricordate cosa vi ho detto? Guardatela bene. C'è una parte più larga, questa, e c'è la parte più stretta, questa. La parte più larga va verso il cielo, la parte più stretta ovviamente verso la strada. Quindi se la parte più alta va verso il cielo, vi ricordate che la curvatura andava messa in basso? Parlo della parabola. Questa curvatura qui andava messa in basso, quindi dovrà essere messa così. Voilà. Ecco, parte larga sopra, curvatura sotto, dalla parte più stretta. Bene, adesso prendiamo le viti. Prima faccio una prova per vedere se la plastica è molto dura, la filetto, altrimenti lo monto direttamente così, vediamo. No, posso montarla direttamente così, è una plastica abbastanza dolce, quindi va bene. Allora, parte alta sopra, così. La curva della parabola sotto, così. Ecco qua. Ok? Guardate dietro. Questa parte qui va inserita così. Deve combaciare con questo taglio, non vi potete sbagliare. Però così, perché vi ricordate che vi ho detto che la parte larga va sopra della calandra. Io non devo guardare dentro il telefonino, se no non ce la faccio. Abbiate pazienza, esco un attimo dall'inquadratura perché diventa veramente un problema. Ecco qua. Parte sotto è questa, parte sopra è quest'altra. Così. Ecco qua. Guardate. Così è corretta. Qui abbiamo la riga. Scusate se mi soffermo su questo punto, tanti di voi se ne saranno anche stufati ormai, però è un punto importante. Per quelli che sono più esperti, per carità, mandate avanti il filmato. Qui abbiamo la riga, la parabola sotto che gira sul vetrino, ecco, in giù, e qui abbiamo la parte alta su, vedete? Così. Qua è stretta e qua è alta. Bene, andiamo a chiuderla. Questo modello, come vi ho già detto, io l'ho già visto montato da Michele e mi sono subito innamorato, però purtroppo, ripeto, non potrò farlo perché ho troppe collezioni già in atto. Allora, guardate,
vedete che adesso è tutta, si mette a fuoco, sì? È tutta perfetta, tanto sopra quanto sotto, ma quello che è importante è la direzione della parabola qui. Ecco, la parte, mettiamo un po' di luce se ce la faccio, la parte che curva va verso il basso. Basta, è solo questo il problema, che magari uno può non accorgersi e può sbagliare. Adesso faccio la stessa cosa dall'altra parte, ci vediamo dopo. Ecco qua. Perfetto. La curvatura l'abbiamo sotto di qua, la curvatura l'abbiamo sotto di qua. Ovviamente parlo sempre di quella stampata all'interno della trasparente. E siamo a posto. Adesso andiamo a mettere l'ultimo pezzo e abbiamo finito. Il suo fregio. Chi ha la possibilità di farla, io consiglio di farla, perché è veramente fatta bene questa auto. L'unico, ecco, difetto che mi sento di trovare è quello di cui vi parlavo all'inizio. Cioè, guardate, se giriamo il fregio al contrario, non abbiamo alcun segno di iniezione, cioè quando vengono messi gli stampi e viene iniettata all'interno la plastica, che poi raffreddandosi prende lo stampo voluto, insomma. Invece guardate cosa succede da quest'altra parte. Ecco qua il primo, guardatelo, vedete? Qua meno male non si vedono più, però qua si vede. Dispiace un po', perché se fosse stata dalla parte bassa, chi se ne importa, non si vede. Invece è bellissima sotto, senza alcun difetto, e sopra c'è questo difetto qui. Però mi sento di dirvi di farla, se potete, perché, vi ripeto, è un'ottima riproduzione, veramente bella. Non vi preoccupate per queste leve, che sono ballerine, non vi preoccupate. Una abbiamo una molla all'interno, che è questa qua, per l'aggancio del cofano anteriore, mentre questa sarà la leva poi da sganciare per poterlo aprire. Quindi non vi preoccupate di questa che è ballerina, perché è su tutti i modelli, credo così. È priva di molla, qua ce l'abbiamo e qui non c'è, quindi non vi preoccupate, non è il vostro pezzo che è difettato. Guardate che bella. Bene, io direi che questo semplice montaggio è finito. E sì, mi rendo conto che probabilmente sono caduto un po' nel ripetere sempre la stessa cosa, però sono fatto così, ho paura che qualcuno possa sbagliare e sarebbe un peccato, perché le cose si montano lo stesso, ma solo una è corretta, solo una posizione è corretta. Ecco, bisogna trovare la posizione corretta. Tutto il resto non ci interessa, dobbiamo pensare che quando costruiamo un modellino è come se costruissimo una macchina vera, in linea di massima. Ecco, non so se riesco a farvi capire, o meglio, non so se riesco a spiegarmi per farvi comprendere quello che intendo dirvi. Dobbiamo metterci la stessa passione, perché ci piacciono i modellini, che ci metterebbero i costruttori. Ecco, ovviamente noi andiamo a rimontare un qualcosa che hanno prodotto loro, però questo è, non ci accontentiamo di montarlo vada come vada, no, dobbiamo montarlo come va montato, mi raccomando. Tanto guardate, il problema è più per me, perché faccio dei video molto più lunghi, possono diventare noiosi e mi dispiace di questo, perché bisognerebbe comprendere quello che dico sempre, quello che rispondo a qualcuno che mi scrive in privato dicendomi Michele, però i tuoi video durano mezz'ora, 20 minuti, altri gli stessi video come te li fanno in 9 minuti. Ma questo signore che mi scrive non ha neanche visto il mio video, perché se no altrimenti una cosa così non me l'avrebbe scritta, perché un conto è prendere il pezzo, montare, far vedere, non spiegare nulla. Ci metti 5 minuti a fare una recensione, un tutorial così.
Un conto è invece trovare una problematica e cercare di spiegarvela in diverse maniere per arrivare a tutti. Questo è, e questo io desidero fare nel mio canale. Non è che posso pensare che ognuno alla prima cosa capisca, ci sono altre persone che hanno bisogno di più tempo. Ecco, io mi riferisco e mi rivolgo più a loro. Bene ragazzi, grazie del vostro tempo. Se avete piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. E mi raccomando, quando vedete salta annuncio, le pubblicità, non lo saltate l'annuncio, datemi una mano anche voi. Se non volete vederlo, vi girate, però fatelo andare avanti, non interrompetelo, perché sennò già quelle piccole briciole che prendo neanche le vedo. Un saluto a voi, vi ringrazio del vostro tempo e un saluto ai vostri cari più cari. Ciao!